Ma buongiorno! Buongiorno! E oltre al buongiorno, tanti saluti allo Yatta Camping. Pensavo Yattaman. Giusto, yacht o yacht? Forse la A non c'è. Yacht. Yacht Camping di Tata. Questa cittadina molto carina, particolare, soprattutto nel contesto naturalistico bellissimo. Riprendiamo la strada e andiamo sempre verso nord, perché questa è la nostra destinazione. Stiamo risalendo lungo la parte est del Marocco, quindi ci affacciamo verso l'Algeria, arriveremo anche a pochi chilometri dal confine e quindi la destinazione è verso nord. Ora ci sarà una tappa intermedia da capire se è fattibile, ma la nostra destinazione di oggi sarà Zagora e successivamente vicino a Zagora Tamegrut. Questa qua è la parte più moderna di Tata, immancabili moschee. L'immancabile carretto granato Esatto. dal mulo? Mulo o cavallo? Vediamo un po', non lo sappiamo. No, cavallo. Un cavallo bianco. Wow. Sono rari i cavalli, si vedono più i muli. Il paesaggio si fa sempre più interessante. A volte troviamo queste dunette chiare che da lontano sembra sabbia, ma in realtà lì è roccia, perché cambia proprio il colore delle formazioni rocciose. Incredibile! Un'altra oasi, guardate questa, mani, che oasi, questa è grossa. Oggi è sabato, tutti a scuola! Abbiamo appena attraversato la cittadina di Tissint, oggi bella gremita sia di mercato che di ragazzi che vanno o escono da scuola. Non abbiamo capito perché c'è chi entra e c'è chi esce, gli orari sono un po' assurdi, però oggi è sabato e loro comunque vanno a scuola anche il sabato, la loro festa è il venerdì. Ma una tista di Marrakesh ci disse che loro non vanno a scuola soltanto la domenica, tutto il resto della settimana comunque vanno a scuola, anche se il venerdì per loro è festivo, comunque ci vanno. E la strada ogni tanto si interrompe anche perché stanno costruendo un nuovo ponte, quindi praticamente la deviazione ti fanno passare in una strada così un po' alla buona, mezza asfalto, mezza sterrata, dove si va poi in prima, in seconda al massimo. Ci siamo chiesti come mai di tutte queste deviazioni all'interno di letti di fiumi, queste strade divelte, abbiamo visto tratti di asfalto rovinati. Siamo andati a cercare sul web e abbiamo trovato che nel settembre del 2024, quindi recentissimo, in queste zone desertiche è arrivata un'alluvione così forte, una quantità d'acqua esagerata che ha praticamente spazzato via strade, letti dei fiumi, alberi e soprattutto palme anche che erano all'interno, delle oasi che erano in secca, asciutte da tanti anni. È arrivata questa potenza d'acqua e ha spazzato via tutto e ha fatto saltare questi manti stradali, quindi si sono ritrovati anche paesi isolati. Lo stesso paese di Amtudi, vi ricordate quello del granaio fortificato? Quello è stato completamente sommerso per tutto quel periodo. E lungo il nostro percorso incontriamo questa frazione, perché di frazione si tratta, che si chiama Foum Squid. Ha questo nome un po' insolito. Questa è la porta di accesso al villaggio.
Eccoci giunti finalmente in città. Siamo scesi da Charlie dopo 140 km e ci sgranchiamo un po' le gambe. Facciamo 2 passi qui per la cittadina e poi eventualmente facciamo anche una piccola pausa pranzo. Abbiamo trovato un signore con la ruota sgonfia, ma alla fine era bucata. Abbiamo provato a gonfiargliela con il nostro gonfiatore che usiamo per i soffietti, ma non c'è stato nulla da fare. Ovviamente ci ha ringraziato e ha proseguito fino al gommista con la ruota a terra. Questa località dove ci troviamo è molto famosa perché è conosciuta anche come una delle porte del deserto, e da qui, pensate, passava la Parigi-Dakar. Infatti molte delle strade, delle vecchie rotte di questa celebre corsa passavano appunto da qui. Qui ci troviamo esattamente a metà strada tra Zagora e Tata, e anche qui vediamo un vecchio meccanico. Tutti i terreni circostanti questo paese infatti erano luogo dove passavano i rally africani e c'erano anche tanti meccanici. E se volete potete farvi anche un bagno, c'è tanto di vasca da bagno con il rubinetto dell'acqua, quindi chi volesse farsi il bagno è benvenuto. Magari mentre vi fanno il cambio dell'olio voi vi fate un bel bagnetto. E come vedete siamo sul posto giusto. Ci sono i francesi con la dune buggy che vanno a sgremare sulle dune del deserto. Guardate la morsa che è fissata su una longherina di un binario di ferro. Ingegnoso, qui in mezzo alla strada. Qui c'è il cortile interno, c'è anche il pollaio. Infatti ci sono tutte le gabbie per i polli. Mettono le fronde delle palme, le cannucce, e quello è il tettino. E non è uguale. Ci siamo seduti, ora vi faccio vedere cosa stiamo per mangiare. Questo è il nostro pranzo, ragazzi, lo stanno cucinando per noi. Sono arrivate anche le patatine fritte. Tavola bella imbandita. Voilà, merci. Sono arrivati gli spiedini. Guarda come sono belli colorati. Pollo. Tieni. Uno spiedino, merci. E poi abbiamo anche le polpette. Aspetta, Costa, via, gli do le caramelle, sti non lo finisce. Dai, le caramelle, vai. Piano. No, a chi non l'ha avuta? Finite. Loro, dietro, amici. Piano. È rotto. No, qui. Stiamo percorrendo questa strada verso nord
praticamente corre parallela al Sahara, perché questa è la nostra destra, è il deserto del Sahara. E come vedete a riprova troviamo questi bei banchi di sabbia che ci rimaniamo anche incantati. No, ce l'ha fatta Charlie. Velocità, ma come ci si insabbia? È andata bene, non ci siamo insabbiati, c'è praticamente Mamma mia, ci è mancato poco. un banco di sabbia che copre completamente l'asfalto anche in... Ma se la prendi in velocità salti, se in la prendi in altezza. piano ti ci insabbi. Quindi Fede ha rallentato, però ovviamente non avendo il 4x4 Charlie poverino ha un po' arrancato, però ne siamo usciti. Siamo con i nostri amici sempre Rudy e Daniela che questa volta sono dietro e anche loro sono riusciti a passare. Il deserto del Sahara ci dà il suo benvenuto. Non ci si annoia. E infatti è cambiato ancora una volta il paesaggio, adesso vi faccio vedere, si vede questa sabbia proprio sempre più che conquista tutto il paesaggio, è cambiato dal deserto un po' secco, roccioso e arido a questo sabbioso. Vedete i banchi di sabbia lungo la strada. Abbiamo appena passato il bivio per l'aeroporto di Zagora e ora a breve ci dovrebbe essere la cittadina, perché anche Zagora non è molto grande, che è praticamente uno snodo, un punto di passaggio. Da lì parte la direzione deserto, c'è una strada, passa appunto da Tamegrut, la cittadina che vogliamo raggiungere, e poi prosegue oltre, arriva fino a un certo punto dove poi non si può proseguire perché ci si infila dritti nel deserto, se no. Ancora i pattinatori non li avevamo incontrati in Marocco. Stavamo dicendo che qui in questo punto in cui ci troviamo ci saremmo passati al ritorno, perché ora abbiamo un po' di furia di arrivare a destinazione, ma poi ci siamo passati davanti Come e sempre, che fai, non ti fermi? cambiamo idea. Anche perché la luce è meravigliosa. Vi mostriamo questo cartello che è l'emblema di questa città. E che ha un significato. Timbuktu si trova in Mali e 52 giorni era il tempo necessario alle carovane che passavano di qui, le carovane ovviamente che portavano i vari beni di prima necessità, datteri, cibi, bevande, per arrivare appunto alla città del Mali di Timbuktu. Quindi avevano proprio lasciato scritto: da qui impiegherete 52 giorni. E noi ce la facciamo a piedi? No. Ce la facciamo con Charlie? No. Noi facciamo ora 14 km in pochi minuti. Dalla slide e vinciamo una tipica figura del cammello che attraversava il deserto con i sopra i Tuareg, con il caldo atroce, affrontavano queste dune, portavano merci e spezie di tutti i tipi fino a Timbuktu. Come fa il cammello? Ma come siamo pazzi! Guarda quella seria. E allora salutiamo Zagora! Ciao Zagora! Ciao! Ciao! E dopo il pit stop veloce È obbligato. Ripartiamo, passiamo in questo palmeto, questa piccola oasi che è una meraviglia. Considerate che siamo in mezzo al niente. Questa, per la precisione, è la valle del Dra. Il Dra è un fiume lunghissimo e importantissimo per il Marocco e questa parte è proprio la valle del fiume. Il fiume qui è prettamente asciutto, ma lascia questi oasi, questi palmeti che sono veramente una meraviglia. Abbiamo anche il nostro amico dromedario come rotatoria, guardate, bellino, l'hanno fatto bene. Noi seguiamo la sua indicazione. Mamma mia, che belle case, guarda là. Zagora, come vi ho spiegato prima, è solo uno snodo di passaggio e la strada poi, essendo un cul-de-sac, tanto per ribadire l'idioma francese, ritorna qui, quindi ci ripasseremo. Dall'ingresso trionfale con questa bella strada, con questi lampioni, sembra una buona accoglienza per la cittadina di Tamegrut. La giornata è buona, il clima è buono, temperatura sui 25 gradi, quindi direi perfetta. Bellino il centro, guarda. Bellino, ci avviciniamo al centro. Giunti a destinazione, facciamo 2 passi esplorativi e poi decidiamo tutti insieme il da farsi. Guardate in che posto siamo arrivati.
Charlie e Strudel sono parcheggiati all'ombra, così almeno stanno belli freschi, e qui ci immergiamo in questa bella cittadina. Ci siamo, ci siamo. Siamo anche arrivati nell'ora della preghiera. C'è il richiamo da parte del muezzin. Tutto il legno del cedro. All'entrée. Guardate che portone tutto fatto con il legno di cedro. Del colore naturale. Tutto colore naturale, eh? C'est blu indigo. Il verde c'est la verde di la menta. E il marrone c'est la pella del granada. La pella granada. Pella del granada. Allora ci siamo affacciati nel cortile della moschea. Siamo stati un po' saliti dalle guide, ma noi siamo stanchi. Oggi vogliamo un attimo rilassarci e prendere un po' le misure con questo luogo. Facciamo 2 passi, andiamo un po' a esplorare questi vicoli della cittadina e poi con calma decidiamo se visitarla domani. Qui ci sono tutti i bambini che ci salutano, carini. Ciao, com'è tu t'appelles? Je m'appelle Mohamed. Come? Come? Mohamed. Mohamed. Et toi? E tu? Marta? Federico. Marta? Federico, ok? Qui siamo all'ingresso della scuola coranica. Anch'esso parte del complesso della scuola coranica, questo è il cortile interno, bello fresco, si sta bene, e la parte praticamente retro dell'edificio. L'edificio è molto grande, come avete visto comprende il portico e il cortile della moschea, la moschea stessa, e poi c'è una famosissima biblioteca che poi di fatto è l'unico edificio visitabile per i non musulmani. La scuola coranica intanto stanno facendo la recita bambini. Domani andremo a vedere la biblioteca. A vedere. Merci, shukran. Bellissima la scuola coranica con i bambini che ci hanno cantato questa canzoncina. Ora facciamo 2 passi qui per questi vicoli, ogni tanto come vedete. Che è la città vecchia. La città vecchia. Perché ogni tanto qualcuno ci ferma, ci chiacchiera, ci invita alle ceramiche, perché questa non vi abbiamo detto che è un'altra patria delle ceramiche, ma non vi dico di più perché le scoprirete. Vedete anche questo pittoresco signore, colori bellissimi. Qui c'è la e qui moschea. guardate che moschea che c'è in fondo, coloratissima. Ci stiamo chiedendo se qui ci possa abitare qualcuno o meno. Lo scopriremo solo viaggiando. Guarda questo corridoio, oh, qui bisogna entrare e a scoprire cosa c'è. Che freschetto che ci abbiamo qui. Guardate, è tutto di fango, fatto con il fango, con questi legni, con le canne che reggono il tetto. C'è anche la corrente elettrica, tra l'altro. Qui abbiamo un quadro con tanto di corrente. Dico, c'è anche la corrente elettrica, Sì, guarda. siamo a cavallo. C'è il quadro elettrico a norma. Qui c'è anche un lampione che probabilmente alla notte viene acceso, chi lo sa. Qui possiamo tranquillamente perderci nei meandri di questi tunnel.
Guardate che porte che ci sono. Ma qui ci abitano, secondo me. Secondo me qui ci abita qualcuno. Non so. Come la giochiamo? Destra o sinistra? Tiriamo il dado? Destra o sinistra? Proviamo di qua adesso. We are non migliornieri. Ma questo posto è abitato. Conosci Italia? Et nous parler un petit français. Je m'appelle Daniela. Je m'appelle Marta. Je m'appelle Federico. Je m'appelle Rokaya. Hazar. Oh, piacere. Shukran. So. Se avete bisogno c'è anche il barbiere on the road. Bonsoir. Bonsoir. Give me 5. Ole. Ole. Bonjour, madame. Bonjour. Votre femme? Anche per English is better. Allora diglielo. Where sells The center of the village. On the left. Ok. Shukran. Okay. Shukran. Shukran. Avec la dernière fois, il est africain. Our local music. Ok, ok. Skill chip. Sorry? Chip. Del montone. Le coup de L'abbiamo vista in Grecia. È la pianta del cotone. Sì, sì. Così fa E qui ragazzi, attenzione, abbiamo la pianta del cotone. Bellissimo. Fa vedere? Guarda, tutto il cotone. Sì, guarda quello grosso là. Bello. Ciao. Buongiorno. Sì, però là continua il vialone Quello lì grosso. Secondo me. Ma lì c'è la strada, eh? Da dove siamo arrivati forse? Allora andiamo sulla strada. Questa è la sciolta. Siamo davanti a un negozio di piatti di ceramica, uno più bello dell'altro. Una delle sorprese appunto di Tamegrut era o è meglio dire la ceramica verde, perché le ceramiche verdi di Tamegrut sono uniche al mondo. Ovviamente le ceramiche ne abbiamo trovate anche in altre zone del Marocco, però qui e solo qui potete trovare queste ceramiche, piatti, tazze, tagine, di tutto un po', solo di questo punto di verde che è unico al mondo. Come vi dicevo, hanno tentato di riprodurre questo punto di verde, ma abbiamo letto che nessuno ci è riuscito. E quindi insomma è una gioia per gli occhi, perché veramente da comprare tutto, sono bellissime. Abbiamo letto anche che le piccole imperfezioni della ceramica ovviamente sono sinonimo di manufatti originali, artigianali, e quindi vanno presi un po' come sono. Ancora non abbiamo chiesto i prezzi, siamo arrivati adesso, è il primo che troviamo sulla strada principale, quindi poi magari sondiamo un po' il terreno e vi facciamo sapere. Noi, come sapete, abbiamo già comprato dei piatti a Safi molto belli, ma questi sono altrettanto belli. Sì, sì. E toccherà comprare. Ci vuole un carretto. Prossimo viaggio ci compreremo un trailer da attaccare dietro Charlie. Ma
Di fatto Charlie ha già il gancio traino, cosa aspettiamo? Scusa? Manca solo il rimorchio. Mon ami. Ormai entriamo dentro. Anche il sotterraneo. Guarda che posto, pieno di ceramica. Mamma mia, ecco, qui da comprare tutto. Mamma mia. Che meraviglia, ciao! Wow! Ci hanno portato a vedere questo negozio di ceramica, ora ci addentriamo, E la peppa. Quella Peppa! Pugnale, vedi? Camello. Dromedario! Dromedario. Camello in spagnolo. Camel ciu. No, dromedario. Dromedario. Guarda i tappeti, guarda bello questo. Ah, è fan. Berber? Berber. From Berber. Quello sotto è bellissimo. Altro negozio di ceramiche e davanti a noi ci sono questi ragazzi tutti vestiti di bianco che suonano i tamburi e girano con le sciabole. Bonsoir. Bonsoir. Bye bye. Bye bye. Un dromedario! Guardate bello questo muro pieno di ceramiche. La Maison de Poterie. Si può entrare? Ma che bellezza! Bonsoir, ça va? Fantastico! Ma qui è un labirinto. Guarda. Ecco, qui è il posto giusto dove trovare la teiera. Rudy, abbiamo trovato da mettere le spezie. Andiamo a vedere qua dentro cosa troviamo. Ma è un labirinto pieno di piatti. Ma è infinito. Guardate quanta ceramica. Questo è il verde tipico del posto, ti esce dagli occhi, è impressionante, indescrivibile. Ci ha spiegato il ragazzo, perché gli abbiamo chiesto ma è un verde molto particolare appunto, come fate a farlo? Lui ha detto che è una pasta composta da manganese e silicio, viene lavorata insieme e prende questo colore molto particolare, poi ovviamente smaltata e lavorata.
محمد رسول الله أشهد أن